Ciao a tutti, mi chiamo Antonella Rota, siamo all'Osteria Antiche Sere a Torino. Questo ristorante è un ristorante a gestione familiare, siamo qui dal 90 e in cucina insieme a mio fratello Daniele c'è Claudio che è un nostro storico collaboratore. Facciamo cucina tradizionale piemontese, casalinga e le persone che vengono da noi vengono per assaggiare i piatti tipici regionali e uno dei nostri piatti forti è il vitello tonnato. Gli ingredienti per la preparazione del vitello tonnato sono il girello, le carote, le cipolle, il sedano e il sale. Cominciamo con la preparazione della carne. Il girello deve essere lavato e pulito dalle parti grasse, messo a bollire in una pentola dove ci saranno la cipolla, il sedano, la carota e il sale. È importante mettere la carne quando l'acqua ha raggiunto bollore, perché se mettiamo il girello in acqua fredda avremo un buon brodo e una cattiva carne. La cottura deve durare all'incirca 4 ore a seconda della grandezza del pezzo di carne. Mentre la carne cuoce prepariamo la salsa tonnata. Gli ingredienti sono rosso d'uovo, olio extravergine d'oliva, capperi, tonno sott'olio, aceto e acciughe sotto sale. Iniziamo mettendo in un frullatore il tonno scolato dall'olio, i capperi dissalati e asciugati e le acciughe pulite e asciugate, frullando il tutto e creando così la base. A parte prepariamo la maionese mettendo il tuorlo d'uovo con l'olio extravergine d'oliva a filo, sbattendo velocemente con una frusta, fino a ottenere una maionese morbida e di giusta consistenza. Aggiungeremo l'aceto, sempre sbattendo con la frusta. Quando la maionese è pronta si aggiunge il composto di base di tonno, acciughe e capperi. A questo punto si amalgama il tutto per servire il vitello tonnato in tavola. Si prende il girello, si pulisce dalle ultime imperfezioni, se ci sono ancora dei nervetti, del grasso, si pulisce bene. Si affetta con l'affettatrice sottile, si dispone in un piatto e al centro si mette un cucchiaio di salsa tonnata. Noi decoriamo il piatto con il frutto del cappero, il cucuncio. Questa è la ricetta del nostro vitello tonnato e siamo orgogliosi di portare avanti la tradizione culinaria piemontese. Un saluto a tutti e vi aspetto. Ciao a tutti, sono Matteo Baronetto, ristorante del Cambio Torino. Oggi in un luogo storico come il ristorante del Cambio non potevo che addentrarmi nella tradizione con un piatto che è un piatto cardine della cucina piemontese, che è il vitello tonnato. Io lo faccio in 2 versioni, una tradizionale, una leggermente diversa, un passaggio di storia tra il vecchio e il nuovo. Partiamo da un magatello o girello di vitello. Lo puliamo bene, togliamo la fascia e i nervi che rischiano di essere poi un pochino duri in cottura. Dopodiché andiamo a fare una salamoia. Ho deciso di fare una salamoia per fare in modo di marinare un pochino la carne prima della cottura. Quindi facciamo acqua e sale, mettiamo a bagno il nostro girello di vitello in questa salamoia e la lasciamo per 16 ore in frigorifero.
Una volta tolto lo asciughiamo bene in una padella antiaderente con un olio abbondante molto caldo, andiamo a rosolarlo. La fase di rosolatura deve essere una fase dove voi dovete essere molto attenti, perché dobbiamo rosolare tutta la carne in tutti i lati. Una volta rosolato il nostro girello di vitello, lo andiamo a cuocere in un sacchetto sottovuoto e lo cuociamo con dell'olio, olio di oliva, a 67 gradi per 1 ora e 45. Se volete, al posto dell'olio d'oliva, potete utilizzare l'olio di scolo del tonno. Il magatello così preparato servirà per entrambe le versioni del nostro vitello tonnato. Per la prima, la tradizionale, lo affetteremo molto fine alla fettatrice e poi lo impiattiamo con cura. Quindi aggiungiamo la salsa tonnata tradizionale. Noi la facciamo con i classici ingredienti: maionese, tonno sott'olio, capperi, acciughe, succo di limone e olio extravergine d'oliva. E finiamo con dei capperi aperti come guarnizione. Questa è la prima versione del vitello tonnato. Ora invece vedremo la versione rivisitata. Piccoli cenni storici. Si dice già che il vitello tonnato venisse fatto nel Settecento. Il tonno non c'era. Il tonno viene inserito dall'Artusi nel primo ricettario dell'Artusi nel 1891. La maionese viene aggiunta nel 1950. Sono partito dal passato e quindi partendo dal passato mi sono riproiettato in un qualcosa di diverso. Gli ingredienti per la salsa della seconda ricetta sono una brunoise di sedano e carote, il fondo di vitello, un tuorlo d'uovo sodo, tonno sott'olio, acciughe sottosale, capperi sottosale di salata. Incominciamo a fare il fondo di vitello. Quindi è un fondo leggero che faccio usando gli scarti che abbiamo fatto nella pulizia del girello o magatello di vitello, con un po' di cipolla, un po' di salvia. Quindi mettiamo un po' di olio, diciamo 3 cucchiai. La pentola deve essere molto calda. Dobbiamo mettere i nostri scarti, li allarghiamo bene e li lasciamo proprio così a sfrigolare, no? A tostare, a dorare, senza muoverli troppo. Questa è la rosolatura giusta. La preparazione di questa base può variare dall'1 a un'ora e mezza in funzione della quantità di carne che uno ha. La nostra carne è ben rosolata, è importante concentrare e caramellizzare i pezzi di carne. Andiamo ad aggiungere i tocchi di cipolla, aggiungiamo le foglie di salvia, facciamo insaporire la nostra carne con la nostra cipolla. Adesso andiamo a bagnare con dell'acqua. Questo processo lo facciamo per 2 volte, quindi acqua fredda, classica, andiamo a bagnare. Questo deve essere proprio l'esatto sfrigolio che si deve sentire, quindi la temperatura deve essere molto alta. Adesso faremo asciugare la nostra acqua. Per la seconda volta andremo però a coprire in modo più importante con ulteriore quantità di acqua. E a quel punto lì faremo sobbollire. Una volta che è passata l'ora e mezza, filtriamo tutto, otteniamo il nostro sugo che andremo a fare ridurre. Mettiamo il nostro fondo di vitello in un bicchiere, i capperi, le nostre acciughe, il tonno e l'uovo.
Schiacciamo leggermente per incominciare a sminuzzare un po' i nostri ingredienti e incominciamo a frullare con il nostro mini pinner. Andiamo ad aggiungere le nostre verdure, la nostra bolognese di verdure rosolata. Andiamo a impiattare la nostra seconda versione del vitello tonnato. Abbiamo tagliato il nostro girello più spesso perché un tempo non esisteva l'affettatrice, quindi veniva tagliato al coltello. Allora, per impiattare dei capperi fritti, sedano fresco, sedano cotto nell'olio, fondo di cottura del nostro vitello, delle foglie di rapa bianca e un po' di polvere di capperi. Andiamo a disporre le nostre fette in ordine sparso nel piatto. Mettiamo delle foglie di sedano qua e là nel piatto. Le nostre foglie di sedano cotte nell'olio, le nostre foglie di rapa le passiamo in una polvere di capperi, ottenuta facendo seccare dei capperi e poi triturandoli. Capperi fritti, il nostro fondo di cottura della carne. Andiamo a condire un pochino, a sporcare leggermente la carne. Andiamo a mettere un po' della nostra salsa. Mettiamo un po' di fondo di vitello insieme alla maionese ed andiamo poi a disporla nel piatto. Ecco, vedete che la consistenza è una consistenza, ricorda quasi un mou. Avete visto la grande versione tradizionale di una grande trattoria? Avete visto la mia rivisitazione? Adesso non vi resta che provare anche voi a divertirvi a casa o, perché no, venire a mangiarle da me a Torino, al ristorante del Cambio. Buon appetito e ciao!